Per anni vi ho detto una cosa che se fate fotografie di ritratto avrete sentito probabilmente altre 1000 volte e non solo da me. Gli occhi sono fondamentali. Mettete a fuoco gli occhi, cercate lo sguardo, create una connessione con il soggetto. E ovviamente è tutto vero, ma se vi dicessi che non è sempre così, che a volte gli occhi possono sparire, a volte può sparire quasi completamente anche il volto e il ritratto può diventare addirittura più interessante, perché quando smettiamo di mostrare tutto succede una cosa molto particolare. Lo spettatore è costretto a partecipare, deve immaginare, deve interpretare, deve completare quello che noi abbiamo deciso di lasciare fuori dalla fotografia. Ed oggi è proprio di questo che voglio parlare, non di uno schema di luce, non di quale softbox comprare, ma di una domanda molto più interessante. Quanto dobbiamo mostrare di una persona perché una fotografia continui a essere un ritratto? Piccola nota di trasparenza, prima di cominciare, questo video è realizzato in collaborazione con Rebloom. Più avanti vi porto al computer e utilizzeremo proprio Rebloom per rifinire uno degli scatti di cui stiamo parlando. Ma prima dobbiamo costruire la fotografia, perché nessun ritocco può sostituire una decisione che non abbiamo preso durante lo scatto. Che si dice ragazzi, io sono Emanuele Nasotta e sono un fotografo ritrattista professionista, vivo e lavoro a Varsavia dove dirigo qui il mio studio fotografico. Qui sul canale spogliamo la fotografia dai falsi miti, parliamo di tecnica, di psicologia del ritratto, di tantissime cose, ogni tanto vi porto anche qualche recensione, insomma se vi piace questo tipo di approccio iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi video. Partiamo dunque dagli occhi. Gli occhi sono così potenti perché ci danno una quantità enorme di informazioni, ci dicono dove sta guardando una persona, ci aiutano a interpretare un'espressione, creano immediatamente una relazione con chi osserva la fotografia, ma proprio perché ci danno così tante informazioni, toglierli cambia completamente il gioco. Se nascondo gli occhi con i capelli o se porto una parte del volto magari nell'ombra o se fotografo una persona di profilo oppure addirittura di spalle, non ho necessariamente smesso di fare un ritratto, ho semplicemente spostato il peso della fotografia su altre informazioni. Possono essere varie, la postura, le mani, la linea delle spalle, i capelli, ma banalmente la luce, il gesto, non so, lo spazio intorno alla persona. E attenzione, non sto dicendo che una fotografia diventa automaticamente più profonda perché non vediamo gli occhi, sarebbe fin troppo facile, diventa semplicemente più ambigua. E l'ambiguità può essere molto potente quando è intenzionale, perché la fotografia in fondo è sempre una selezione. Nel momento in cui inquadriamo stiamo già dicendo questo sì, questo no. Questa parte del mondo entra nella fotografia mentre tutto il resto rimane fuori e quindi fotografare non significa soltanto scegliere cosa mostrare, significa anche assumersi la responsabilità di quello che decidiamo di nascondere. La domanda che dovremmo farci non è posso nascondere il volto? Certo che possiamo. La domanda è cosa guadagna questa fotografia se lo faccio? E qui entra in gioco la luce. Noi professionisti o comunque istruttori di fotografia insegniamo spesso la luce come se il suo compito fosse semplicemente rendere visibile il soggetto, ma la luce non deve necessariamente spiegare tutto, anzi può fare anche esattamente l'opposto, può scegliere, può mostrarci ad esempio un occhio e nasconderne un altro, o può far emergere una guancia e perdere il resto del volto nell'ombra, può trasformare una persona perfettamente riconoscibile in una presenza molto più misteriosa. La luce non serve soltanto a far vedere, serve anche a decidere cosa non far vedere. E quando luce, posa e composizione lavorano insieme, possiamo togliere informazioni senza togliere interesse, anzi a volte aggiungiamo interesse, quindi la prossima volta che fate un ritratto provate semplicemente a farvi questa domanda:
qual è l'informazione minima di cui ho bisogno perché questa fotografia continui a funzionare. Non significa che dovete iniziare a nascondere il volto in ogni fotografia, significa smettere di dare per scontato che tutto debba essere sempre perfettamente visibile. E mi fermo un secondo. Se questo tipo di riflessioni sulla fotografia, se questo approccio così ti interessa, mi raccomando, metti like, iscriviti al canale, è molto importante per far crescere questo progetto. E nei commenti ditemi una cosa: per voi un ritratto deve necessariamente mostrare il volto? Se non sapete cosa scrivere, la parola magica di oggi è semplicemente mistero. E adesso arriviamo alla seconda parte. Perché se ho già costruito una fotografia attraverso la luce, la posa, la composizione, quando arrivo davanti al computer non voglio ricreare una persona diversa, voglio togliere quello che distrae senza distruggere quello che rende quell'immagine vera. Ed è qui che entra in gioco Replum. Ed eccoci qui all'interno dell'interfaccia di Replum e questa volta voglio farvi vedere qualcosa di leggermente diverso perché non voglio partire dalla fotografia iniziale, vado a caricare tutte circa le 25 fotografie che ho realizzato durante lo studio che mi ha portato poi allo scatto che avete visto anche sul video in questione. Ok, quindi le carico tutte, prima di tutto perché appunto Replum può lavorare molto velocemente su un'intera serie e quindi non ho nessun motivo per importare soltanto quella che penso sia poi la fotografia definitiva, e poi perché voglio farvi vedere anche tutto il processo che c'è stato dietro. Vedete, qui ci sono dei piccoli cambiamenti, cambia leggermente la posizione del corpo, cambiano i capelli, cambia il modo in cui il volto viene nascosto, una volta è dietro, una volta è di profilo, una volta in ombra. Ecco, in alcune fotografie vediamo un po' di più, in altre vediamo meno. Insomma, questo è esattamente lo studio di cui parlavo prima. Non sono 25 fotografie completamente diverse, sono 25 variazioni intorno più o meno alla stessa idea. Io durante lo scatto cerco di capire quanto posso togliere mantenendo comunque interesse nel ritratto, e tra tutte queste immagini poi alla fine sono arrivato a questa. E questa è la foto sulla quale voglio concentrarmi oggi. Potrei anche decidere, riguardando appunto tutta la serie dopo ritocco, che ce n'è anche un'altra che mi piace altrettanto, addirittura di più, ed è anche questo il vantaggio di poter lavorare sull'intero set invece di prendere immediatamente una sola fotografia e chiudere tutte le altre fuori dal processo. Ma per il resto del video utilizzerò volutamente questa qui, non voglio fare una carrellata di 50 prima e dopo, voglio guardare bene un'immagine e capire che cosa succede. Questo è appunto lo scatto originale, adesso ve lo faccio vedere anche più da vicino. Questo è lo scatto originale. Prima cosa importante, il mistero esiste già, la luce esiste già, il volto è parzialmente nascosto, come vedete esiste già, la posa c'è, e Replum non deve inventare nessuna di queste cose, deve semplicemente aiutarmi a ridefinire la fotografia. E quindi partiamo dalla pelle. Come vedete di lato lui ha già fatto tutto, io in questo momento sto bloccando il prima perché lui l'ha già ritoccata, e ovviamente vi rilascio il dopo. Quello che cerco non è ovviamente una superficie perfettamente liscia, vi zoomo tantissimo, guardate sempre un prima e dopo, ok? Cerco di eliminare quelle piccole distrazioni temporanee. Qui ovviamente questo modello qui è una modella che soffre di diabete e ovviamente queste cose qui non le vado a togliere, potrei anche toglierle volendo, ma a me non disturbano, per me non è una distrazione, questo è un suo modo di essere, quindi l'ho lasciata volutamente anche nello scatto finale. E se guardo la fotografia pensando in generale wow che ritocco, probabilmente per questo tipo di immagine sono andato troppo lontano. Guardate sempre il prima e dopo, ok? Io voglio mantenere sempre la texture della pelle perché ovviamente questo è quello che dà la materia, è quello che dà la veridicità, giusto? Come vi dicevo, noi possiamo andare anche indietro se non siamo completamente diciamo d'accordo su quello che ha fatto il software. A me possiamo fare quello natural come ritocco, o possiamo fare quello fashion, o possiamo personalizzare come vogliamo, ecco, questi parametri. Però in questo caso secondo me fa un ottimo lavoro senza rovinare assolutamente nulla.
Come vi dicevo, cioè, io qui non ho dovuto fare niente, questo è già messo di suo. Poi ovviamente abbiamo messo qui anche il clean backdrop, vedete, guardate qua queste piccole imperfezioni che ci sono sul backdrop. Appena io lo vado ad aprire, lui mi va a cancellare tutte queste piccole cose, non va a eliminare queste distrazioni che sono questo cavo che si vede e questo qui, ma queste cose qui li possiamo togliere tranquillamente poi su Photoshop. Vi farò vedere l'immagine finale fra poco. Insomma, una cosa che mi piace davvero di questo programma è la sua velocità, la sua precisione. Posso caricare una serie di immagini, lui in pochi secondi me le ritocca tutte con la stessa qualità e già sono praticamente pronte. Quindi se io le vado a scorrere, hanno già applicato lo stesso ritocco. Vedete qui ovviamente carica il ritocco, faccio vedere, ecco, velocemente su un'altra foto, e poi vedete tranquillamente il tempo che finisce. Vi faccio vedere un prima e dopo, ecco, esattamente quello di cui parlavo. Quindi questo è il dopo, questo è il primo, ve lo faccio vedere da vicino. Vedete come va ad applicare lo stesso tipo di ritocco, poi volendo a tutte le fotografie. Ma torniamo a quella da noi scelta. Quindi ovviamente, come vi dicevo, possiamo personalizzare il tutto, e questo ci aiuta, perché siamo sempre noi a scegliere, siamo sempre noi che cosa vogliamo togliere, che cosa vogliamo lasciare, quando intervenire. E insomma, questa libertà anche su pochi tools è molto importante. Ma la cosa veramente fondamentale è il ritocco naturale che va a fare sulla pelle e su tutte le fotografie. Questo, cioè, io volendo adesso potrei esportarle tutte e 28 questi scatti, perché già una volta che li abbiamo passati e che hanno il simbolino appunto verde, le possiamo esportare e hanno il ritocco completo. Ovviamente la texture della pelle è ancora qui, le caratteristiche sono ancora qui, e la luce che avevo costruito durante lo scatto è ancora qui, ed è proprio questo quello che cerco io. Il ritocco deve accompagnare la fotografia e non deve assolutamente sostituirla. Vedete quanto è semplice andare a ritoccare fotografie con questo software. Tra le altre cose lo potete usare sia come software esterno, come sto facendo io in questo momento, che all'interno di Photoshop o Capture One o Lightroom Classic. Insomma, ve ne parlerò anche fra poco. E vi mette in sovraimpressione anche un prima totale e un dopo con tutti i ritocchi completati. Due parole anche su Reblum, visto che questo video è realizzato in collaborazione con loro. Potete provarlo gratuitamente per ben 7 giorni e lavora direttamente sul computer. Questo è molto importante, quindi le immagini non devono essere caricate sul cloud. Non funziona con un sistema a crediti o con un costo per ogni fotografia. È pensato anche per lavorare su grandi quantità di immagini e poi integrarsi con Photoshop, Lightroom Classic e Capture One. In descrizione trovate il link per provarlo e trovate anche una promozione speciale dedicata a tutti coloro che seguono il canale. Quindi se vi interessa trovate tutto lì sotto. E torniamo alla fotografia. Gli occhi rimangono sicuramente uno degli strumenti più potenti che abbiamo nel ritratto, però sono uno strumento e non una condizione obbligatoria. Una fotografia non deve necessariamente darci tutte le informazioni. A volte il lavoro del fotografo consiste proprio nel capire quale informazione può togliere senza perdere la persona. E quindi, quando la prossima volta decidete di nascondere qualcosa, non chiedetevi soltanto che cosa sto togliendo alla fotografia, invece chiedetevi che cosa sto dando allo spettatore la possibilità di immaginare. Bene, spero che questo contenuto vi sia piaciuto. Per collaborazioni professionali o per scrivermi trovate le mie email in descrizione, e ovviamente se volete studiare i miei scatti e dietro le quinte mi trovate anche su Instagram come Emanuele Nasonte Fotografia. Se volete continuare anche a studiare con me, cliccate sui video che vedete qui a schermo. Benissimo, uscite di casa, sfidate i vostri limiti e catturate la vostra visione. Noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao!